Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi parliamo di souvenir, quegli oggetti che riportiamo a casa per ricordarci del viaggio che abbiamo fatto o che compriamo per amici e familiari, come a dire ti ho pensato mentre ero in vacanza. Oggigiorno ce ne sono di tutti i tipi. Calamite, cartoline, apribottiglie, magliette, cappelli, tazze, portachiavi, accendini. Diciamoci la verità, alcuni di questi oggetti sono veramente inutili. Allora sarebbe meglio acquistare artigianato locale, sicuramente più sostenibile e a chilometro zero. Oggi siamo abituati all'idea di souvenir, che in italiano chiamiamo anche ricordini. È un fenomeno talmente commerciale che ci sembra figlio della contemporaneità. In realtà, però, l'idea di portare con sé a casa un ricordo del viaggio, quindi l'idea del souvenir, non è così recente come si potrebbe pensare. Dobbiamo partire da questo Colosseo in miniatura. Per dedizione a questo video ho comprato una miniatura del Colosseo. L'ho trovata in un negozietto che si chiama Ricordo de Roma, a Largo Argentina. Se vi capiterà mai di trovarvi lì e volete acquistare un ricordino di Roma, chiedete espressamente le miniature fatte in Italia. Tornando a noi, perché questa miniatura del Colosseo? Perché la storia del souvenir inizia proprio a Roma, nel periodo in cui la città era tappa obbligata del cosiddetto Grand Tour, tra il 1700 e il 1800. Si trattava di una moda diffusa tra l'aristocrazia nord europea, che compieva dei viaggi culturali a carattere educativo in Europa continentale, che duravano mesi. Il percorso toccava vari paesi, come Francia, Germania, Austria e Svizzera, per poi terminare in Italia, che era la meta ultima e scopo primario del viaggio. I viaggiatori erano attratti dal mito dell'Italia come museo a cielo aperto, per vedere di persona la sua eredità della Roma antica. Nel 1700 la cultura di una persona della nobiltà non poteva essere considerata completa senza aver fatto questo viaggio. Dal Grand Tour ebbe anche origine il fenomeno del turismo odierno. Questo è il contesto storico che dovete tenere a mente, perché ci torneremo più avanti nel racconto. Parliamo ora di Giovanni Volpato, il protagonista della storia di oggi. Volpato nacque nel 1735 a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e morì nel 1803 a Roma. Fu uno stimato incisore prima e ceramista poi. Fu anche un importantissimo antiquario verso la fine del Settecento. Inoltre era molto amico di Canova. Il lavoro che lo rese famoso fu un volume celebrativo per le nozze del duca Ferdinando di Parma nel 1769. La notizia della sua bravura giunse anche a Papa Pio VI, che tra il 1771 e il 1772 lo incaricò di realizzare una riproduzione completa delle pitture dei pilastri delle logge vaticane ideate e affrescate da Raffaello. Per lavorare per il Papa, Volpato si trasferì quindi a Roma. La città di Roma, che alla fine del 1700 era tappa obbligata del Grand Tour. A quel tempo era normale recuperare opere d'arte romane e artefatti antichi per rivenderli ai viaggiatori. Per farlo si doveva chiedere un permesso speciale. Con questo permesso, chi ne aveva la possibilità economica poteva addirittura finanziare degli scavi per cercare reperti da vendere. Lo so che sembra assurdo. Oggi sarebbe impensabile permettere una cosa del genere. Però non possiamo giudicare il passato con gli occhi del presente. Visto che era un commercio abbastanza fruttuoso, Volpato se ne interessò e cominciò a finanziare scavi per recuperare oggetti antichi da vendere ai viaggiatori del Grand Tour. Qual era il problema però? Non tutti si potevano permettere il costo di quelle opere antiche e non tutti potevano permettersi le spese di spedizione per il trasporto delle opere, che erano anche abbastanza grandi, per riportarle a casa. Volpato quindi ebbe l'idea di creare delle riproduzioni in scala di monumenti e opere in porcellana biscuit, dai prezzi modici e facili da riportare a casa, come ricordo del viaggio. Nasce così quello che oggi chiamiamo souvenir. Vi starete chiedendo perché il nome è in francese se Volpato era italiano e questa idea è nata in Italia. Ottima domanda, me lo sono chiesto anche io. Possiamo formulare una sorta di ipotesi. Il primo elemento è che a Volpato piaceva il francese, tanto da firmarsi a volte con il nome di Jean,
al posto di Giovanni. Ma questo in realtà ci dice tutto e niente. Il motivo più probabile è che nel 1700 la lingua dei ceti colti in Europa, quelli che facevano il Grand Tour, era proprio il francese, che aveva soppiantato il latino. Il francese era quindi la lingua franca dell'epoca, come l'inglese oggi. Non contento, Volpato sfruttò anche la grande stima che il Papa aveva nei suoi confronti, chiedendogli l'esclusiva per produrre quelle miniature sul suolo dello Stato Pontificio. Esclusiva che il Papa gli conferì. Quindi Volpato non aveva concorrenza, era l'unico a portare avanti questo commercio nello Stato Pontificio. Quindi pensate, a Roma era l'unico che poteva vendere questi ricordini ai turisti. E perciò nel 1785 aprì una vera e propria fabbrica che si trova in quella che oggi è Via Urbana, nel Rione Monti, che è il quartiere esattamente dietro al Colosseo, dove c'è la fermata della metro B Cavour. Sappiamo che la fabbrica di Volpato si trovava lì perché è stata rinvenuta durante alcuni scavi. Quindi questa è l'affascinante storia dei souvenir. Spero che questo racconto vi sia piaciuto, spero che abbiate gradito questo argomento per l'esercizio di ascolto di oggi. Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!